Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo degli Amaleciti. Gli Amaleciti o Amalechiti furono un antico popolo abitante del Negev e ricordato più volte nella Bibbia ebraica. Essi sono considerati discendenti di un ancestrale personaggio di nome Amalek, in arabo Amalik, capo di una tribù edomita. Il suo nome è spesso usato nella Bibbia per indicare collettivamente tutti i suoi discendenti. Anche le tradizioni arabe lo ricordano come antenato eponimo degli Amaleciti. Secondo la genealogia Genesi 36:12 e di primo Cronache 1:36, Amalek era figlio di Elifaz, primogenito di Esau, e della sua concubina Timna, sorella di Lotan e figlia di Seir. Genesi 36:20-22, un'urrita nel cui territorio si stabilirono i discendenti di Esau. Il passo di Genesi 36:16 si riferisce ad Amalek anche come il capo di Amalek, per cui il suo nome sembra essere diventato un titolo riferibile al clan o al territorio sul quale questi avrebbe regnato. Nella Torah sono descritti come una popolazione che attaccò proditoriamente il popolo di Israele durante la fuga dall'Egitto e perciò considerati un simbolo del male, benché in quanto discendenti da Esau fossero parenti degli ebrei. Il nome Amalek è talvolta tradotto abitante della vallata. La loro area di insediamento, il Negev, gli Amaleciti abitano la regione del Negev, numeri 13-29, mentre altrove si conferma. Sol colpì Amalek da Avila procedendo verso Sur, che è di fronte all'Egitto, 1 Samuele 15:7. Nel Pentateuco gli Amaleciti sono nomadi che attaccarono gli Israeliti a Refidim nel deserto del Sinai durante il loro esodo dall'Egitto. Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Esodo 17:8. Poco dopo gli Amaleciti attaccarono ancora gli Israeliti a Corna, numeri 14-45. Anche successivamente, durante il difficile insediamento degli ebrei nella terra di Canaan, gli Amaleciti si allearono con i Moabiti, giudici 3:13, e i Medianiti, giudici 6:3, contro gli Israeliti. L'attacco degli Amaleciti a Refidim aveva coinvolto i più deboli della retroguardia, mentre tutto il popolo era stanco e sfinito. Esso perciò non verrà perdonato e, secondo la Bibbia, il Dio di Israele avrebbe ordinato il loro sterminio. Esodi 17:14, 15 Deuteronomio 15:19, 1 Samuele 2:3. La fortunata spedizione di Saul contro la non identificata città di Amalek in pianura, 1 Samuele 15, si concluse con la cattura del re Amalecita Agag. Saul e il suo esercito annichilirono completamente tutto il popolo degli Amaleciti. Ma si meritarono la collera di Samuele per non aver votato allo sterminio anche il re Agag e tutto il loro bestiame, 1 Samuele 15:8-9, come Dio aveva comandato. Lo stesso Samuele giustiziò il re Amalecita. Come osserva la Jewish Encyclopedia, David intraprese una guerra santa di sterminio contro gli Amaleciti, che di conseguenza scomparvero dalla storia. Tempo dopo, all'epoca di Ezechia, 500 Simeoniti annichilirono i restanti Amaleciti che erano sopravvissuti. Sul monte Seir si insediarono e sulle loro terre. Una parte di questi figli di Simeone, 500 uomini, andarono verso il monte Seir, sotto la guida di Pelatia, Nearia, Refaia ed Uzziel, figli di Isi. Distrussero gli Amalechiti superstiti e si stabilirono in quel luogo, dove sono rimasti fino a oggi. Prima Cronache 4 da 42 a 43. La relazione bibliche fra tribù ebraiche e amalecite furono di irriducibile ostilità da parte delle prime ai danni delle seconde, essenzialmente a causa degli attacchi di Amalek a Israele lungo il loro esodo dall'Egitto. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek, domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, e Mosè, Aronne e Hur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aronne e Hur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra.
così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò Il Signore è la mia bandiera, e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Esodo 17 da 8 a 16. Questa inimicizia è espressa nuovamente nel quarto e conclusivo oracolo di Balaam. Poi Balaam vide Amalek e pronunziò il suo oracolo, e disse: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire va in rovina. Numeri 24-20. E ancora: ricordati di quel che ti fece Amalek, durante il viaggio, quando uscisti dall'Egitto. Egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo, non te ne scordare. Deuteronomio 25 da 17 a 19. Lo scontro è ricordato ancora nel libro dei giudici nel giudicato di Ehud. Eglon radunò intorno a sé i figli di Emon e di Amalek, poi marciò contro Israele, lo sconfisse e si impadronì della città delle palme. Giudici 3:13. E ancora all'epoca di Gedeone, dal momento che gli Amaliciti si unirono in alleanza d'intenti con i Madianiti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amaleciti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui. Si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette, essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Giudici 6 da 3 a 5. Tutti i Madianiti, gli Amaleciti e i popoli dell'Oriente si radunarono, attraversarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Giudici. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Giudici 7:12. Questa inimicizia è del pari alle basi del comando dato da Dio a Saul. Così dice il Signore degli eserciti: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, ciò che gli ha fatto per via, quando usciva dall'Egitto. Va dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Prima Samuele 15 da 2 a 3. Il fallimento di Saulo nell'obbedire a questo ordine gli costa la regalità e il favore dell'Onnipotente. Si vede infatti il commento fatto più tardi dal profeta Samuele, evocato da Saulo grazie all'opera di una negromante. Samuele rispose: perché mi vuoi consultare, quando il Signore si è allontanato da te, ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide. Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo? Prima Samuele 28 da 16 a 18. Anche la tradizione ebraica più tarda commenta questo evento. Egli ricorse allo sterminio di donne e di bambini, e pensava di non agire a questo riguardo in maniera barbara e inumana, innanzitutto perché gli Amaleciti erano nemici che l'avevano minacciato e, in secondo luogo, perché aveva avuto un comando da parte di Dio, che era pericoloso disattendere. Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche, libro 6, capitolo 7. Maimonide spiega tuttavia, influenzato visibilmente dalla legge islamica relativa alla jihad, che il comando di eliminare la nazione di Amalek esige che il popolo israelita richieda pacificamente a loro di accettare per se stessi le leggi di Noè e di pagare un'imposta al regno di Israele. Solo se gli Amaleciti dovessero rifiutare il comandamento sarebbe legittimamente applicabile. La distruzione di animali e il bottino, tuttavia, non erano pratiche regolari al tempo di Saul. Questo era evidentemente un comando impartito per una specifica battaglia. Il suo contemporaneo David però operò diversamente pochi anni più tardi.
Davide e i suoi uomini salivano e facevano razzie nel paese dei Geshuriti, dei Girziti e degli Amalekiti. Queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese, estendendosi da Shur fino al paese d'Egitto. Davide devastava il paese e non lasciava in vita né uomo né donna, prendeva quindi pecore, buoi, asini, cammelli e indumenti, e ritornava e andava da Akshu. 1 Samuele 27 da 8 a 9. È importante nella tradizione ebraica che il piano di sterminare gli ebrei, come riportano nel libro di Esther, fosse stato realizzato da Haman, un Agahita o Amalecita, dal momento che il Signore promette di cancellare il nome di Amalek quando il libro di Esther viene letto nel corso della festa di Purim. L'uditorio rumoreggia allorché il nome di Haman viene menzionato, così che il suo nome non venga ascoltato. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.